Allora, volevo fare un video interamente dedicato a Witchfire perché questo gioco, poverino, nessuno gli ha dedicato nemmeno un minuto in Italia. Cos'è Witchfire? È un titolo in early access e quindi non è ancora uscito, ok. È un titolo in early access su Epic e quindi nessuno lo compra, ok. Io gli ho dato soldi e ci ho creduto. È un titolo favoloso, artisticamente, tecnicamente, non c'è un bug, varietà dei nemici, design delle armi e il feeling delle armi proprio, come si spara, è una bellezza, pare di essere su Destiny ma su un gameplay che non ti tiene lì con le Atene da eroinomene tossico che devi andare lì tutti i giorni. Anche se un pochino ce l'ha, perché alla fine ogni volta che muori dici dai ci riprovo, provo un'altra run, rientro di nuovo, perché il gioco com'è strutturato? C'ha un pochino di Tarkov e un pochino di Returnal. La parte di Tarkov praticamente che ti entri dentro queste zone V dove c'è pieno di nemici guidati dall'IA, perché multiplayer non c'è a meno che non arrivi la cooperativa, abbiano detto. E praticamente ti puoi decidere sì, farti tutti i nemici e poi andare a casa salendo di livello, potenziandoti le armi, le magie, oppure andare direttamente al boss, che è molto più rischioso, però una volta che sai pattern ce la fai a farle agilmente. Ecco, la parte di Returnal è che ogni volta che te puoi in area di nemici puoi scegliere un potenziamento random e ce n'è una miriade, dalla ricarica veloce a usare 2 volte le magie. E anche proprio le magie che non ho detto prima, oltre ad essere la classica pala di Foer, fulmine schiantato lì sui nemici, c'è anche tipo queste robe ganze, tipo una campana che suona ogni volta che te gli spari e stordisci i nemici. Ganzissimo. È una cosa veramente ganza fare un'abilità con cui devi interagire per farla continuare ad accadere. E l'ho trovata veramente originale. E poi il design dei nemici, oltre a essercene una miriade, cioè qui c'è una roba tipo 30 nemici diversi. C'è l'arcieri, la gente con fucili, la gente senza fucile, la gente con le lance. E poi c'è il mietitore che va a giro per la mappa e ti rompe gli olioni se ti sgama e devi meglio non farsi sgamare. Ne vogliono aggiungere una miriade ancora di più, una miriade, cioè ne vogliono aggiungere tipo una roba tipo altri 40, tipo, ma questi sono pazzi. E poi i boss sono anche quelli unici altrettanto, perché oltre al primo che praticamente prende un po' come design, come attacchi da un altro nemico, il resto, gli altri due che ho visto, ecco, il resto, perché il resto sono unici, completamente unici. E poi la particolarità veramente unica di questo gioco è che praticamente più te sali di livello e più le ambientazioni cambiano, riempiendosi di nemici diversi, trappole, robe del tipo oh, per aprire questo forziere devi fare questa sfida con un modificatore particolare. E quindi si tengono sempre i nemici sullo stesso tuo livello, nel senso che non sei mai chissà quanto potente rispetto a loro, nonostante poi tipo poi arrivate qua a 200, non penso ci sia un limite dei livelli, sono arrivato a una roba tipo al 50. E funziona tutto, funziona ogni meccanica e anche graficamente e artisticamente questi V hanno fatto un lavoro in 12 che fa impallidire i AAA che sono usciti oggi, cioè ma qui non solo è fotorealistico e leva di culo da vedere, ma proprio c'ha anche pochissimi bug e tecnicamente funziona che è una crema, nel senso che non è nemmeno pesante, se te lo scali su qualsiasi computer questo V praticamente gira. L'ultima nota finale che ho da dire è la difficoltà, che è un po' difficile, cioè un po' di Doom Eternal ce l'ha, nel senso che c'è talmente tanti nemici, però non è così veloce. C'è tanta difficoltà dietro questo gioco e la stanno ancora rilanciando, si vede, e probabilmente cambierà. Ma è un titolo completamente da tenere d'occhio, completamente che vedo già tirerà dietro una community sua tipo i Souls. È veramente favoloso, lo riesco a intravedere e mi dispiace che non abbiano la copertura che meritano, ma sono contento che abbiano il 100% del guadagno tramite Epic, almeno quello di buono.